Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 29 agosto all'11 settembre, dove troveremo la luna nuova in Vergine. Vi ricordo che ha una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna, vediamo cosa aspettarvi da questo periodo. Ovviamente vediamo dal punto di vista astrologico dove ci porterà maggior forza interiore, più senso della disciplina. Le ambizioni potrebbero essere abbastanza elevate e quindi meglio ottimizzare le nostre energie e concentrarci solo sulle cose più importanti, sulle cose necessarie. Una cosa positiva è il fatto di potersi liberare di ciò che non ci serve più, di ciò che magari è causa di negatività, pesantezza o malessere. Di contro, alcune energie sono forti soprattutto dal punto di vista della tristezza o della necessità, del bisogno, quindi il rischio di compiacere gli altri, i sentimenti possono essere confusi, o anche le solite cose ci possono annoiare, non ci piacciono più e i contatti potrebbero essere limitati. Adesso vediamo il vostro primo messaggio. Quindi intorno al 29 agosto abbiamo Polvere di Luna e che ha un messaggio di sorpresa, vuol dire che ci avverte delle possibilità che stanno per accadere delle cose belle, magari anche un cambio inatteso, un qualcosa che ci porta serenità, gioia, si può riaccendere l'energia, il desiderio o la voglia sia di portare avanti qualcosa, di fare un cambiamento, magari c'è anche una felice coincidenza che ci tirerà su il morale, quindi in qualsiasi circostanza c'è un'opportunità da cogliere. Vediamo adesso l'altro messaggio che arriva dal primo quarto. Come messaggio è ovvio che non si tratta di questo periodo, lo sottolineo, il primo quarto è proprio la carta che con il suo messaggio di sospensione può avere a che fare o con una situazione che precedentemente si era bloccata, si era sospesa, o procede in un equilibrio abbastanza precario, o comunque dobbiamo fare attenzione di prepararci adesso al prossimo futuro e quindi far sì che poi le cose si vadano a sbloccare ed è un messaggio importantissimo. Probabilmente c'è un qualcosa che arriva come situazione, come circostanza a compiere una specie di verifica, una sfida per la nostra volontà. Quando c'è un blocco, quando c'è un ostacolo, vuol dire che lì c'è un qualcosa che dobbiamo attenzionare. Quindi verificare per trovare motivazione a continuare, oppure verificare per cercare di fare un cambiamento, che può essere sia un cambiamento, di rotta, fare qualche modifica al nostro percorso, oppure addirittura vedere, capire se è il caso di lasciare andare. Ovviamente quando ci sono messaggi del genere possono aver valore, riguardo tutti gli ambiti, magari per quanto riguarda l'amore, l'amicizia, la famiglia, forse anche il lavoro stesso, e quindi, fa un po' riflettere. E poi c'è anche la carta del gatto nero, ha a che fare con l'indipendenza, con l'amore per se stessi, di lavorare sulla propria, autonomia, la propria autostima, di avere fiducia nelle proprie capacità, di aver già tutto ciò che vi serve
per sostenervi, per proteggervi, per fare alcune cose importanti. Quindi vuol dire che indipendentemente dal fatto che magari ci sia una persona, che ci sia qualcuno che vi possa aiutare, eccetera, o anche se non c'è proprio nessuno, il messaggio è abbastanza chiaro che voi avete tutto, sia nelle vostre capacità, sia magari c'è un qualcosa che è già a vostra disposizione e forse non ve ne rendete conto, per, smuovere delle situazioni, per sbloccare, per fare un qualcosa, proprio che riguardi, come vi dicevo, proprio la vostra indipendenza o il miglioramento di un qualcosa. E adesso procediamo con i messaggi dall'oracolo dello sciamano. Il primo messaggio arriva dall'albero della vita, in questo caso è un messaggio che ci invita a coltivare stabilità. Possiamo trovare terreno fertile, forse questo è il periodo giusto per coltivare questo terreno fertile con pensieri, con tempo per se stessi, per le relazioni o per affrontare delle tempeste che siano interne, soprattutto anche esterne, forza e radicamento nella famiglia, nei vostri valori, nel nutrire i vostri sogni, ritrovare equilibrio, armonia tra mente e cuore, evitare gli eccessi, di avere responsabilità nelle scelte, sapere che ogni gesto pianta un seme e forse esce questa carta a farvi capire che quello che pianterete, quello che farete, le azioni in questo periodo saranno determinanti. Quindi se volete ottenere dei risultati, meglio concentrarci adesso su alcune cose, così vi avvicinerete ancora di più ai vostri obiettivi. Poi si tratta anche di risolvere dei problemi importanti. La freccia è puntare un obiettivo, essere in linea con il proprio cuore, con la propria anima per concentrarsi al bersaglio e colpire nel segno. Essere fedeli a voi, alla vostra vocazione, è quella che vi darà la spinta giusta e la concentrazione adatta per ottenere una ricompensa, per raggiungere un obiettivo. Quindi in questo periodo, o soprattutto ascoltando questi messaggi, dovete chiedervi cosa merita energia e cosa si desidera, veramente. Solo così, magari liberando la nostra creatività, il nostro essere, la nostra espressione, allora possiamo colpire nel segno. L'ultimo messaggio arriva dalla carta Il Fulmine e questo è un messaggio di risveglio. Magari, finalmente c'è un rinnovato senso di chiarezza, di passione, di visione. È quell'illuminazione che arriva ad accendere nuova creatività, ispirazione, l'essere coraggiosi e audaci, di liberarci, come abbiamo visto, di alcuni pesi, di alcune situazioni che non funzionano. Forse questo è arrivato il momento giusto di accettare il proprio destino. Probabilmente se alcune cose sono peggiorate vuol dire che forse non fanno più per noi, ed ecco che accendere quella creatività, dare spinta, dare coraggio e audacia vi farà ottenere dei risultati. Da nell'immediato, ma vediamo che qui c'è proprio una fase di preparazione a quello che andrete a raccogliere successivamente. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!